Buongiorno, siamo qui col professor Edoardo Govi dell'Istituto Alberghiero di Montecatini, al quale subito chiediamo di presentarsi e di presentare anche l'istituto e poi l'attività. Benissimo, io sì, appunto mi occupo per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro dell'istituto. Come ben sappiamo, i nostri alunni devono andare in alternanza e quindi devono andare a conoscere, tra virgolette, le realtà quindi, che possono incontrare nelle aziende e quindi ritrovarsi proprio in situazioni reali di lavoro, quindi come dice la parola alternanza. Alterniamo quindi periodi scolastici con periodi effettivamente da svolgere nelle aziende in un contesto economico reale, ecco, quindi a contatto con i clienti, a contatto con i dipendenti delle varie aziende dove i nostri alunni vanno a lavorare, e devo dire che quando tornano questi ragazzi poi anche a scuola io li vedo cresciuti, li vedo dal punto di vista anche professionale, ma non solo, anche dal punto di vista umano, perché hanno avuto a che fare con clienti, hanno avuto a che fare con personale, quindi hanno dovuto crescere per poter in qualche modo svolgere le loro attività. I nostri alunni all'incirca che vanno in stage sono sulle 750 unità, perché la nostra scuola è di 1500 alunni, se non contiamo i non sedicenni, quindi delle prime e delle seconde che non hanno raggiunto 16 anni di età, perché prima non possono andare in alternanza all'esterno, e se non contiamo i ragazzi che poi escono dalle quinte, che quindi poi sono diventati cittadini quindi del mondo, e quindi questi vanno a cercare lavoro, il nostro bacino d'utenza, diciamo così, è all'incirca sulle 750 unità. Quindi è un lavoro abbastanza impegnativo da parte, infatti c'è un team con altri insegnanti, perché non potrei farlo da solo ovviamente. Siamo all'incirca 5-6 insegnanti che ci occupiamo dell'alternanza scuola-lavoro, chi si occupa dell'estero, chi si occupa quindi proprio principalmente dell'alternanza scuola-lavoro estiva, chi si occupa come me ad esempio delle manifestazioni che vengono fatte durante l'anno, sono all'incirca 100. E quindi in qualche modo i nostri alunni devono riuscire a raggiungere quel numero di ore stabilito. Ora, fino a che c'era la legge vecchia, dovevano uscire 400 ore di alternanza scuola-lavoro. Ora ancora non abbiamo, diciamo così, i dati ufficiali, perché la Gazzetta Ufficiale ancora non è uscita con le nuove ore, perché pare che ci sia un calo. Però comunque sia è sempre un discreto numero di ore in cui i nostri alunni devono essere a contatto con le aziende e quindi con le realtà economiche effettive del territorio. Diciamo che i nostri alunni si dividono in sala, cucina, ricevimento e pasticceria, quindi sono i settori di cui noi formiamo i nostri ragazzi, e i nostri alunni in qualche modo cercano ovviamente vengono selezionati, vengono poi in qualche maniera convogliati in aziende dove possono, a seconda delle loro caratteristiche, trovarsi bene. Perché questo noi facciamo un lavoro a monte, prima che il nostro alunno esca con la busta dove all'interno ci sono tutte le pratiche per poter andare nell'azienda e quindi svolgere la loro attività. A monte c'è tutto un lavoro di interviste con gli alunni, capire le esigenze che hanno, paragonandole poi con le aziende che abbiamo e le caratteristiche delle aziende cerchiamo di fare i famosi abbinamenti. Questi vengono fatti all'incirca nel mese di tra febbraio, marzo, aprile, per poter essere pronti a mandare poi i nostri alunni in azienda a giugno-luglio, perché poi questo è il nostro periodo in cui mandiamo gli alunni in stage e quindi in alternanza scuola-lavoro. Inoltre alcuni alunni con molta soddisfazione anche da parte nostra trovano anche un riscontro dal punto di vista lavorativo, perché poi vengono anche in qualche modo interpellati per poter continuare un rapporto di lavoro, a quel punto non più di stage ma di lavoro, con le aziende dove fino a quel momento vanno a svolgere l'alternanza. E quindi questo a volte vuol dire che è un attestato di soddisfazione per quanto riguarda le aziende, anche perché poi gli alunni che non decidono, oppure le aziende che non possono, non decidono di far continuare
diciamo così, un'esperienza lavorativa all'interno dell'azienda, devono comunque sia rilasciare un customer satisfaction, come viene chiamato, dove vengono messe le loro impressioni del tutor aziendale che l'ha seguite, e poi vengono recepite da noi e vengono catalogate in un database dove a quel punto vengono valutati sia da parte nostra ma anche da parte delle aziende, diciamo così, l'alternanza che ha svolto quell'azienda l'alunno. Le famiglie molto spesso seguono i loro alunni, i loro figli, scusi, e anche il nostro lavoro, tant'è vero ci tempestano, diciamo così, di domande, di dubbi, di delucidazioni che noi siamo sempre pronti a dare. Tant'è vero come spesso e volentieri io scherzosamente chiamo con i miei colleghi, quando arriviamo nel mese di giugno, apriamo, diciamo, l'unità di crisi, perché 750 alunni in stage, spesso e volentieri quasi tutte le mattine c'è un problema da risolvere, più o meno grave, più o meno piccolo, insomma, e quindi da sistemare in giornata, diciamo, perché poi giustamente questi alunni quando si trovano in un'azienda e trovano delle problematiche, o che per colpa loro o per colpa dell'azienda, in qualche maniera bisogna risolvere la situazione e cercare di sempre il meglio, diciamo, soprattutto per i nostri ragazzi, e poi anche cercare in qualche maniera di risolvere magari equivoci o qualche cosa del genere con le aziende, proprio perché non si possa perdere, diciamo, contatti che abbiamo con queste aziende decennali, ecco, quindi ecco, è possibile una valutazione di tasso di successo rispetto all'alternanza scuola? Allora, negli anni passati il successo si poteva rasentare forse anche il 90-99%, perché, diciamo così, forse un numero era un pochino più limitato, quindi, diciamo così, anche da un punto di vista percentuale gli alunni che andavano in un'azienda erano forse qualcosina di meno, e quindi si riusciva in qualche modo a collocare tutti gli alunni in situazioni e quindi anche in aziende di livello, cercando quindi di avere questo successo. Ultimamente devo dire effettivamente c'è stato, tra virgolette, un fisiologico calo della soddisfazione sia da parte dei ragazzi sia da parte delle aziende. D'altra parte si sta parlando di numeri che rasentano il migliaio, e quindi in qualche modo saremmo troppo bravi se tutti 750 tornassero felici e contenti, uguale anche l'azienda. Quindi diciamo che sì, effettivamente qualche problematica a volte ci sono, però devo dire anche che i successi di questi alunni, che spesso e volentieri trovano collocazione all'interno dell'azienda perché poi proseguono il loro rapporto non più di stage ma di lavoro, inizia, e quindi per noi è una soddisfazione doppia, perché poi vuol dire che l'alunno si è trovato bene, l'azienda si è trovata bene, e quindi tutte e due in qualche maniera hanno. E questo è lo scopo poi dell'alternanza scuola-lavoro, secondo me, cioè cercare in qualche maniera che gli alunni trovino, diciamo così, un domani uno sbocco lavorativo, e anche per le aziende che un domani trovino in qualche maniera delle forze lavoro da poter integrare effettivamente nella loro struttura. Quindi per noi è più che positivo, ecco, diciamo, quando i nostri alunni rimangono, tra virgolette, a lavorare anche in azienda. Aspetta, professore, la tipologia di aziende che aderiscono a questo programma di alternanza? Come può ben capire, con 750 alunni abbiamo un bel database di aziende, bello ricco, diciamo così, e che copre, diciamo, il territorio nazionale e il territorio locale soprattutto, regionale, nazionale, e c'è anche un nostro docente, un nostro collaboratore molto bravo, che si occupa anche degli alunni che vanno all'estero. Noi riusciamo anche in qualche maniera a convogliare circa tutti gli anni una trentina di alunni più validi, motivati, eccetera eccetera, sia in Spagna, in Francia, in Germania, ecco, riusciamo in qualche maniera ancora a mandare degli alunni all'estero con buoni successi. Sì, appunto, i nostri alunni, le aziende, diciamo, sono sia di alberghi di livello, quindi si sta parlando di alberghi
5 stelle lusso, ristoranti stellati, ma abbiamo anche aziende con tutto il rispetto, diciamo sì, del tessuto economico, che poi è quello che in qualche maniera è l'abbondanza delle aziende che ci sono nel territorio e in tutto il territorio nazionale, di aziende che vanno dalle 4 stelle fino alle 3 stelle. Perché? Perché poi comunque sia, come ripeto, noi dobbiamo fare un'intervista con i ragazzi, dobbiamo capire il livello, diciamo sì, il target quindi che potrebbero in qualche maniera avere nell'azienda. Quindi è inutile mandare un ragazzino che ancora forse non è pronto in un albergo a 5 stelle dove sicuramente l'insuccesso potrebbe essere quasi certo. Ecco perché allora se non è pronto mettiamo in terza, perché i nostri ragazzi vanno in terza e in quarta. Se non è pronto in terza magari aspettiamo di collocare, quindi lo collochiamo in un'azienda di livello forse un pochino meno eccelso e aspettiamo un po' che maturi e l'anno dopo magari spesso e volentieri questi ragazzi si trovano benissimo anche in aziende di livello 4-5 stelle. Quindi siamo, ecco, da questo punto di vista qui siamo ben contenti di poter in qualche maniera accontentare sia tutta la tipologia di aziende dal punto di vista della qualità, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei nostri alunni, che non tutti sono col 9 o col 10, ci sono anche alunni che poverini in qualche maniera non riescono ad avere voti altissimi e capacità elevate, ma che però hanno una volontà spesso e volentieri molto bella e molto ben marcata e quindi ci danno soddisfazione in aziende di livello leggermente inferiore, ma che comunque sia svolgono la loro attività con tutto successo e tutto il loro impegno. Grazie professor Govi. Prego.